Qual è la differenza tra meglio e migliore e come funzionano i comparativi in italiano? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se questa è la prima volta sul canale, prima di tutto benvenuto o benvenuta e non dimenticare di lasciare un bel mi piace se vuoi supportare il mio lavoro, ma anche di iscriverti al canale perché pubblico un sacco di contenuti interessanti che sono sicuro amerai. Sul mio canale faccio video di grammatica, vocabolario, ma anche viaggi in giro per l'Italia, quindi se vuoi esplorare l'Italia virtualmente con me, devi solo iscriverti al canale. Nel video di oggi parleremo di un argomento molto interessante e ci focalizzeremo sui comparativi irregolari. In realtà però faremo anche un appunto sui superlativi, così da avere una visione d'insieme. Ma prima di tutto, che cos'è un comparativo e che cos'è un superlativo? In italiano, ma anche in altre lingue, il comparativo è semplicemente quella struttura grammaticale che ci permette di dire che qualcosa è più o meno di qualcos'altro. Per esempio, se io dico che sono più grande di mia sorella, sto esprimendo quest'idea attraverso il comparativo di maggioranza. Però prima di continuare a guardare questo video, ti consiglio di guardare quest'altro video che trovi anche nel link in descrizione, perché così potrai capire meglio di cosa parliamo oggi. Sono sicuro che ti sarà molto utile. Il superlativo invece indica l'idea che qualcosa è molto. Per esempio, la pizza è molto buona, oppure la pizza è buonissima. In questo caso entrambe le frasi usano un superlativo, però come puoi vedere la differenza è che noi non stiamo comparando la pizza a niente. Con il comparativo facciamo una comparazione tra due cose, col superlativo diciamo che qualcosa è molto, ma non lo stiamo comparando a niente. In italiano formare i comparativi è molto semplice, dobbiamo dire la cosa o la persona più è l'aggettivo e poi di o che è l'altra cosa o persona a cui stiamo comparando la prima cosa. Per esempio, la pasta è più buona della pizza. Questo ovviamente è lo schema semplice. Invece il superlativo non ha bisogno di molte spiegazioni. Semplicemente usiamo molto prima dell'aggettivo. Per esempio, molto buono, molto alto, molto intelligente. Oppure possiamo anche aggiungere il suffisso issimo, issima, issimi, issime all'aggettivo. Ricorda però che dobbiamo togliere la vocale finale. Per esempio, buonissimo, altissimo, intelligentissimo. Ora che però abbiamo capito come funzionano i comparativi e i superlativi, dobbiamo capire meglio che cosa sono queste forme speciali, queste forme irregolari. Infatti, alcuni aggettivi, ma anche avverbi, hanno delle forme speciali. Per la lezione di oggi, però, ci concentriamo soltanto su buono, altrimenti stiamo qui fino a domani mattina. E vabbè, però parliamo anche di bene, un avverbio. In italiano possiamo formare il comparativo di buono in due modi. Il modo tradizionale, più buono, quindi più buono di, più buono che, quello normale, tradizionale. Ma possiamo anche usare la forma speciale migliore. Migliore. Per esempio, la pizza di Gennaro è più buona di quella di Tonino. Oppure, la pizza di Gennaro è migliore di quella di Tonino. Le tue idee sono sempre migliori di quelle degli altri. Le tue idee sono sempre migliori di quelle degli altri. Ma attenzione, migliore viene anche usato in un'espressione molto comune. Migliore amico oppure migliore amica. Migliore amico, migliore amica. Tutti nella nostra vita abbiamo una persona, un amico, un'amica a cui vogliamo molto bene. In questo caso quindi diremo migliore amico o migliore amica. Per esempio Gaia è la mia migliore amica. Ma ora passiamo al superlativo. Qual è il superlativo di buono? Di nuovo abbiamo molto buono,
buonissimo, ma abbiamo anche una forma speciale. La forma speciale è ottimo. Ottimo. Per esempio, il vino toscano è buonissimo, oppure il vino toscano è ottimo. Oppure la primavera è un ottimo periodo per visitare l'Italia. La primavera è un ottimo periodo per visitare l'Italia. Attenzione, come puoi vedere qui ho detto soltanto ottimo periodo, non ho detto buonissimo periodo. Perché? Anche se nella maggior parte dei casi le forme normali, tradizionali, sono equivalenti a quelle speciali, in alcuni casi è preferibile usare la forma speciale. Infatti in italiano tendiamo a preferire la forma normale quando parliamo di cose concrete, quindi per esempio la dimensione di qualcosa, le caratteristiche fisiche o i tratti, quindi in generale qualcosa di oggettivo. Invece tendiamo ad usare le forme speciali, come in questo caso ottimo, quando parliamo di qualcosa di più astratto. Per esempio un'abilità, un'importanza, un periodo dell'anno. Quindi forse possiamo dire, perché non sono delle regole fisse ma sono abbastanza flessibili, che usiamo ottimo quando stiamo aggiungendo un'informazione a qualcosa di soggettivo. Però quando parliamo di cibo o parliamo di bevande, non preoccuparti perché entrambe le forme funzionano perfettamente. Vediamo altri esempi per capire meglio. I treni italiani sono i migliori d'Europa. I treni italiani sono i migliori d'Europa. In questo caso il fatto che i treni siano migliori è un'idea poco concreta e forse soggettiva, quindi tendo ad utilizzare migliori. Le tagliatelle al ragù sono buonissime, oppure le tagliatelle al ragù sono ottime. In questo caso parliamo di cibo, quindi entrambe le forme funzionano. Luca è più buono di Giovanni. Luca è più buono di Giovanni. In questo caso non posso usare ottimo perché sto descrivendo una caratteristica caratteriale di Giovanni, un tratto caratteriale di Giovanni, quindi tendiamo ad utilizzare buono. So che queste sono delle regole un po' complesse, anche perché non sono fisse e probabilmente tante volte queste regole non funzioneranno. Il mio consiglio, adesso che conoscete le regole base, è quello di ascoltare gli italiani. Così anche voi potrete utilizzare nel giusto modo tutte queste forme diverse. E invece, meglio, come si usa? Beh, è facile, non preoccuparti. Conosci l'avverbio bene? Ovviamente, certo che lo conosci. E ti ricordi qual è la differenza tra un aggettivo e un avverbio? L'aggettivo aggiunge un'informazione a un nome, mentre un avverbio aggiunge un'informazione ad un verbo oppure un altro aggettivo. Per esempio, la pizza è buona. In questo caso, buona aggiunge un'informazione a pizza. Se invece io dico sto bene oggi, bene aggiunge un'informazione al verbo stare. Ma cosa c'entra bene con meglio? Beh, è facile, meglio è il comparativo di bene. Quindi meglio significa più bene. Ma attenzione, in italiano è possibile dire più bene? No. Assolutamente no. Possiamo usare per il superlativo benissimo, ma per il comparativo dobbiamo usare solo ed esclusivamente meglio. Più bene non funziona. Vediamo alcuni esempi. Luca conosce Roma meglio di me. Luca conosce Roma meglio di me. Ho disegnato meglio questa volta. Ho disegnato meglio questa volta. Ma la domanda è: come facciamo a capire quando dobbiamo usare meglio e quando dobbiamo usare migliore? Beh, molto semplice, devi capire se hai un aggettivo oppure un avverbio. E come fai a capire questo? Beh, molto semplice, non utilizzare il comparativo, torna a buono e bene. Per esempio, la pizza che fa mia nonna è migliore oppure meglio di un'altra pizza.
Quindi adesso dobbiamo capire migliore o meglio. Beh, prendi questi due aggettivi e trasformali nella forma normale. La pizza che fa mia nonna è più buona, la pizza che fa mia nonna è più bene. Ovviamente, qual è la forma corretta? Facile, più buona, perché in questo caso buona aggiunge un'informazione a pizza. Per questo motivo non possiamo usare l'avverbio bene e di conseguenza dobbiamo usare migliore e non meglio. Ma sono sicuro che nei commenti tantissimi di voi diranno: Stefano, ma com'è possibile? Io ho sentito che questa pizza è meglio, la pizza di mia nonna è meglio. Lo so, è un casino, è un grande casino, perché noi italiani non rispettiamo molto questa regola. Sì, infatti tante volte potrai sentire che gli italiani usano meglio al posto di migliore. Ma forse questo è un ottimo argomento per un prossimo video. Che ne pensate? Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete interessati. Noi adesso finiamo qui per questo video, ma prima di andare via, se questo video ti è piaciuto e hai imparato tante nuove cose, mi raccomando, metti un bel mi piace e iscriviti al canale, perché così supporterai il mio lavoro. Io come sempre ti ringrazio dell'attenzione e ti ringrazio per aver scelto Teacher Stefano per imparare l'italiano. Un abbraccio dall'Italia, ciao!